Ti sei mai chiesto se una donna fosse interessata a te, per poi renderti conto molto tempo dopo che ti stava mandando segnali sottili? Per molti uomini sopra i 50 anni, l'attrazione non arriva sempre attraverso un flirt evidente. A volte si manifesta nelle domande che una donna fa, nei dettagli che ricorda e nel modo in cui cerca silenziosamente di comprendere la tua vita. E secondo il contenuto di partenza, ci sono due domande che spiccano in particolare. Prima di rivelarle, pensa all'ultima volta in cui una donna sembrava insolitamente curiosa riguardo alla tua vita personale. Hai riconosciuto ciò che forse stava cercando di comunicarti? Una donna matura potrebbe non voler sembrare disperata o troppo diretta. Potrebbe quindi usare la conversazione per capire se sei emotivamente disponibile, se c'è spazio per una nuova persona nella tua vita e se sai davvero cosa vuoi. La prima domanda è: passi molto tempo da solo? A prima vista sembra una domanda completamente innocente, ma a seconda del contesto può rivelare qualcosa di più personale. Potrebbe chiederti: esci spesso da solo? Stai frequentando qualcuno? Passi la maggior parte dei tuoi fine settimana da solo? Oppure semplicemente: cosa fai di solito quando sei da solo? Queste domande non significano automaticamente che ci sia interesse romantico, il contesto è importante, ma se lei mostra già altri segnali di calore e curiosità, potrebbe cercare di capire se nella tua vita c'è spazio per qualcuno di nuovo. Sta cercando di conoscere il tuo stile di vita. Sei completamente chiuso agli altri? Stai bene da solo? Sei emotivamente disponibile? Saresti disposto ad accogliere una nuova compagnia? Ecco perché anche il modo in cui rispondi può essere importante. Non devi sembrare disperato e non devi trasformare immediatamente la conversazione in qualcosa di romantico. Potresti rispondere con calma: mi piace avere i miei spazi, ma apprezzo sempre la buona compagnia. Oppure: mi piace la mia routine, ma sono aperto a una persona che possa aggiungere qualcosa di significativo alla mia vita. Queste risposte comunicano indipendenza senza trasmettere isolamento emotivo, ed è proprio questo equilibrio a fare la differenza. Puoi stare bene da solo senza essere chiuso alla possibilità di una connessione. La seconda domanda va ancora più in profondità: che cosa stai cercando in questo periodo? Questa domanda può essere formulata in molti modi. Che cosa vuoi in questa fase della tua vita? Che cosa speri di trovare? Su cosa ti stai concentrando in questo momento? Dove pensi che stia andando la tua vita? Ancora una volta, nessuna di queste domande dimostra automaticamente un'attrazione romantica. Una persona potrebbe farle semplicemente perché è curiosa. Ma quando una domanda del genere nasce durante una conversazione particolarmente personale, può diventare un modo per capire la tua direzione emotiva. Una donna potrebbe voler capire se stai ancora vivendo con uno scopo. Sei ancora bloccato nel passato? Stai semplicemente passando il tempo? Oppure stai costruendo una vita che lascia spazio a relazioni significative e nuove esperienze? Per un uomo sopra i 50 anni, questo può essere particolarmente importante perché la maturità spesso cambia ciò che le persone cercano. A questa età, la sicurezza non deve necessariamente significare mettersi in mostra. Può significare conoscere se stessi, hai esperienza, hai attraversato momenti difficili, hai imparato lezioni importanti e, idealmente, sei arrivato a un punto in cui non hai più bisogno dell'approvazione di qualcuno per sentirti una persona di valore. Questo tipo di sicurezza tranquilla può rendere le conversazioni molto più naturali. Non devi fare un discorso drammatico sul tuo futuro. Una risposta semplice può essere molto più efficace. Potresti dire: sto costruendo un capitolo più semplice e più forte della mia vita, circondandomi delle persone giuste. Oppure: cerco una connessione autentica, esperienze significative e una vita che rispecchi davvero chi sono. Una risposta del genere comunica direzione senza dare l'impressione che tu stia cercando di impressionare qualcuno. E qui c'è una lezione importante. Non trattare ogni domanda di una donna come se fosse un codice segreto. Non tutte le domande significano attrazione. Le persone fanno domande perché sono gentili, curiose, socievoli o semplicemente perché vogliono conoscere meglio qualcuno. La vera capacità consiste nel riconoscere i segnali nel loro insieme, non nel cercare un significato nascosto in ogni singola frase. Se lei cerca continuamente la tua compagnia,
ricorda piccoli dettagli su di te, fa domande personali, mantiene viva la conversazione e dimostra un interesse sincero per la tua vita, allora il quadro generale potrebbe meritare attenzione. L'obiettivo non è manipolarla o decifrare ogni parola. L'obiettivo è essere consapevole. Quando qualcuno apre una conversazione sulla propria vita, sui propri sentimenti o sul proprio futuro, dagli tutta la tua attenzione. Ascolta. Non avere fretta di impressionare. Non trasformare ogni conversazione in una performance. Una delle qualità più forti che un uomo maturo può dimostrare è la presenza emotiva. Una donna potrebbe dimenticare una frase brillante, ma difficilmente dimenticherà quanto si è sentita a proprio agio e rispettata mentre parlava con te. Ecco perché la sicurezza dopo i 50 anni non consiste nel cercare di sembrare più giovane, consiste nell'essere più a proprio agio con l'uomo che sei diventato. Hai vissuto esperienze, hai imparato lezioni difficili, sai cosa conta davvero per te. E si spera hai raggiunto un punto della tua vita in cui non devi più dimostrare il tuo valore a nessuno. Ora immagina una situazione reale. Sei seduto con una donna in un bar. La conversazione scorre facilmente. Lei fa domande, ride e presta attenzione alle tue risposte. Poi improvvisamente ti chiede: quindi passi molto tempo da solo? Invece di rispondere con una sola parola, puoi rispondere naturalmente: mi piace avere i miei momenti tranquilli, ma mi piace anche stare con le persone giuste. Poi fermati. Lascia che sia lei a rispondere. Non devi forzare la conversazione. Più tardi potrebbe chiederti: e tu, che cosa stai cercando in questo periodo? Ora hai un'altra possibilità di essere sincero. Forse cerchi compagnia. Forse desideri una relazione seria. Forse sei semplicemente aperto a conoscere qualcuno e vedere come andranno le cose. Qualunque sia la tua risposta, esprimila con chiarezza, perché la chiarezza è molto più attraente del fingere di essere qualcun altro. Ed è proprio qui che molte persone commettono un errore. Pensano che essere misteriosi significhi evitare di comunicare. Non è così. Il vero mistero consiste semplicemente nel permettere a una relazione di svilupparsi naturalmente, senza raccontare tutto di te immediatamente. Puoi essere sincero senza raccontare tutta la tua vita durante la prima conversazione. Puoi essere sicuro di te senza essere arrogante. Puoi mostrare interesse senza diventare dipendente dall'attenzione dell'altra persona. E puoi apprezzare l'interesse di qualcuno senza presumere automaticamente che quell'interesse sia romantico. Quest'ultimo punto è fondamentale. Il contenuto originale presenta queste due domande come segnali particolarmente importanti, ma il comportamento umano è molto più complesso. Non esiste una domanda universale che dimostri che una donna desidera una relazione intima. Ogni persona è diversa. La cultura, la personalità, l'età, le circostanze e lo stile comunicativo individuale possono cambiare completamente il significato di una conversazione. Perciò, invece di pensare, mi ha fatto questa domanda, quindi sicuramente le piaccio, pensa, sta mostrando curiosità, presterò attenzione all'intera connessione. Questo atteggiamento ti protegge da due estremi. Non rischierai di ignorare un interesse autentico, ma allo stesso tempo non creerai una storia romantica dove non esiste. E se l'interesse è reciproco, probabilmente vedrai più di un semplice segnale. Potrebbe essere lei a iniziare le conversazioni, potrebbe cercare occasioni per passare del tempo con te, potrebbe ricordare cose che le hai raccontato, potrebbe chiederti della tua situazione sentimentale. Potrebbe condividere informazioni personali su di sé e soprattutto potrebbe rendere naturale continuare la conversazione. È qui che la consapevolezza diventa utile. L'obiettivo non è andare alla ricerca ossessiva di segnali nascosti, è essere abbastanza presente da notare ciò che sta realmente accadendo. E forse questa è la lezione più importante per gli uomini sopra i 50 anni. La tua età non ti rende invisibile. Ma la tua sicurezza non dovrebbe dipendere dal fatto che qualcuno ti trovi attraente. Costruisci una vita che ti piace davvero. Coltiva le amicizie. Prenditi cura di te stesso. Abbi interessi. Continua a imparare. Sappi cosa vuoi e rimani aperto alle persone.
Perché la versione più attraente della maturità non consiste nel cercare disperatamente di dimostrare di essere ancora giovane. Consiste nell'essere a proprio agio con l'uomo che sei diventato. Quindi ricorda queste due domande. Passi molto tempo da solo? E che cosa stai cercando in questo periodo? A volte possono indicare curiosità romantica, soprattutto quando compaiono insieme ad altri segnali di interesse, ma non trattarle come una prova certa. Osserva il contesto, guarda il comportamento nel suo insieme, rispetta i suoi confini e, soprattutto, sii sincero riguardo alle tue intenzioni, perché una vera connessione non ha bisogno di giochi mentali. Ha bisogno di due persone abbastanza sicure da comunicare, abbastanza curiose da ascoltare e abbastanza mature da permettere all'attrazione di svilupparsi naturalmente. Se ti è mai capitato di capire troppo tardi che una donna era interessata a conoscerti, racconta la tua esperienza nei commenti. E se vuoi altri contenuti dedicati alle relazioni, alla psicologia e alla vita degli uomini maturi, continua a seguire il canale per il prossimo video.